Il concorso Chopin è stato sempre, da sempre, un sogno per me. Sin da quando andai alla mia prima lezione di pianoforte dissi al mio insegnante: io nel 2015 farò il concorso Chopin. Avevo 9 anni, quindi immaginate da quanto tempo, ora ne ho quasi 19, sono 10 anni che aspetto questo momento. Mi ricordo uno dei miei primi recital nella mia città. Ci fu un signore che mi portò il poster del concorso Chopin 2010, quello con la faccia di Chopin. E io l'ho subito attaccato in camera, ancora oggi ogni volta che entro in camera vedo Mr. Chopin che mi guarda, quindi è sempre stato un sogno per me. Sicuramente la maggiore differenza tra questo concorso e gli altri concorsi è soprattutto che il programma è basato soprattutto su Chopin, che può essere una cosa positiva o negativa, perché comunque ti devi preparare almeno un paio d'anni prima e studiare soltanto per quello, perché i pezzi sono tanti. Però del resto è un concorso che, come ho potuto notare, ha un'organizzazione imponente da quanto è fatto bene. Anche queste eliminatorie sembra, cioè, nonostante fossimo 160, ci davano la stessa importanza che ai 10 finalisti che ci saranno a ottobre. Quindi ti senti già importante con lo streaming, poi fatto benissimo, ci sono tutti i miei amici a casa che mi stanno guardando, spero non con i popcorn, però comunque sì, è un concorso diverso, sicuramente, unico nel suo genere. Io, sino appunto dal 2010 ho iniziato a fare un pezzo dopo l'altro di Chopin e poi, vabbè, nei vari anni ho fatto anche altri concorsi, quindi ho dovuto un po' fare un po' di Chopin e un po' di altri pezzi. Poi l'anno scorso ho detto basta, non ho più fatto concorsi, concerti ho detto li rimandiamo al prossimo anno e ho iniziato a studiare la sonata, le mazurche, tutto quello che sarebbe stato dedicato. Poi però quando ho fatto il DVD e mi è arrivata, sei stata ammessa, allora mi sono messa le mani nei capelli e ho iniziato a studiare come una matta solo Chopin. Io ho iniziato pianoforte perché mio fratello maggiore, che ha 6 anni più di me, stava studiando. Avevamo il pianoforte in camera e dato che io adoro mio fratello e lo copiavo in tutto, allora ho iniziato anch'io a studiare. Soltanto che poi a me è stata una passione che ha preso quasi subito, già dopo 2 anni studiavo tutto il giorno e stavo iniziando a fare i miei primi concorsi, mentre mio fratello non ha continuato. La vita di un pianista non è difficile per sé, è difficile per quelli che ti circondano, per quelli che non stanno suonando pianoforte, non sono pianisti, non sono musicisti, però devono capirti perché non puoi rimanere solo a questo mondo. Quindi la difficoltà è trovare persone che ti capiscano e ti supportano, nonostante non capiscano esattamente perché tu stai tutto il giorno sul pianoforte, perché te non esci tutte le sere, perché se esci il pomeriggio allora non puoi uscire la sera e viceversa, perché devi studiare. E quando ti dicono ma dai stasera usciamo e te le dici no devi studiare, non devono essere persone che ti dicono va bene ok ciao non ci vediamo mai più, devono essere persone che ti dicono va bene allora quando puoi diccelo e usciamo. Quindi io penso che la difficoltà sia avere dei buoni amici ma soprattutto una buona famiglia che ti stia dietro e che ti voglia bene per quello che sei. Ok, sembriamo delle persone anormali, però gli anormali sono quelli che ci circondano, non noi. Tanti dicono che i concorsi di pianoforte fanno solo male, come diceva, che i concorsi di pianoforte sono fatti per i cavalli o qualcosa del genere, ma io non ci credo. Cioè, dipende da come la prendi te, se fai il concorso soltanto per fare tutte le note giuste, allora è solo per i cavalli. Però se lo prendi per un punto di miglioramento, allora fanno solo che bene. Come mi ha detto il mio insegnante, l'ultima lezione, prima di venire qui a Varsavia, mi ha detto: Michelle, comunque sia andata, grazie a questo concorso,
hai fatto un salto di qualità perché ti sei messa a studiare dei pezzi molto difficili, molto complessi, che se no, senza questo concorso non avresti studiato così nel dettaglio. Adesso sei molto più capace e quindi vada come vada, devi essere contenta perché per il futuro è comunque un grande salto di qualità e quindi io penso, poi è vero, ho sempre paura di fare i concorsi perché non si può dire evviva, sto facendo un concorso, però comunque mi piace l'adrenalina che c'è. Magari prima sto male, voglio dire, non voglio andare a suonare, non ci voglio andare, però dopo dico, ah, che bello, fare come bungee jumping, però senza rischiare di morire, ecco. Direi difficile, intraprendente, ma emozionante.